Salve, sono Andrea, benvenuti sul mio canale Ideis. Dopo l'introduzione al corso su Candy Wrapper, ecco che si parte con la prima lezione, dedicata ai materiali. Già si è detto che il materiale più importante per questa tecnica è la plastica in fogli, ma non solo, come vedremo c'è anche la carta. In questo video vi farò una panoramica su cosa usare e dove trovarlo. Più in là ci sarà un secondo video che completerà questo e tratterà anche dei materiali e accessori che sono molto utili ma non indispensabili per tutti i progetti. Molto probabilmente la maggior parte della plastica riciclata la potrete ottenere da confezioni di prodotti alimentari. Se vi guardate attorno scoprirete che c'è una grande varietà di colori. Poi naturalmente dipende da cosa comprate, a quali prodotti siete abituati e dove fate la spesa. Diamo assieme un'occhiata. Comincio mostrandovi una selezione di colori che potete trovare nelle confezioni di prodotti venduti in supermercati e discount. Sto disponendo i colori rispettando la sequenza dello spettro elettromagnetico, quindi parto dal viola per arrivare al rosso, passando per il blu, l'azzurro, il verde, il giallo e l'arancione. Nello spettro però mancano alcuni colori come il bianco, il nero, il grigio, il rosa, il fucsia e il marrone. Vediamoli velocemente. Il bianco viene usato molto nel packaging, perciò si trova piuttosto facilmente. Il nero c'è, ma è un colore poco usato per confezionare alimenti, quindi si fa fatica a trovare. Il grigio per alcuni non è neanche un colore. Credo di non avere nulla di grigio tra il materiale che ho raccolto. Spesso però si può avere l'impressione di avere un grigio, ma poi guardando nel dettaglio la plastica si nota che in realtà c'è una sorta di texture. Rosa e fucsia ci sono, ma forse anche questi sono colori poco usati e difficili da trovare. Io non ho molta plastica con questi colori. Infine il marrone, che come potete vedere c'è in molti prodotti e perciò si trova con facilità. Per raccogliere grandi quantità di plastica di uno stesso colore potete puntare ai colori distintivi di un prodotto, di un'azienda, oppure all'immagine coordinata di una linea di prodotti. Ad esempio, per i suoi prodotti da forno, la Bauli usa il rosa come colore dominante, mentre la linea Il Mulino Bianco della Barilla usa da sempre un giallo pallido. Se invece vi piace il viola, potrete trovarlo in tutti i prodotti della Milka. Anche i prodotti da discount possono tuttavia avere un'immagine coordinata, come le nastrecce della Lidl caratterizzate da una prevalenza di bianco. Poi ogni prodotto viene contraddistinto da un colore specifico. Le fette biscottate Certosa, sempre della Lidl, hanno tutte lo stesso tema grafico, ma le fette classiche si distinguono da quelle integrali usando i colori rispettivamente rosso e marrone. Questo modo di diversificare il packaging dei prodotti da parte delle aziende ci permette di avere a disposizione molti colori da utilizzare. Sempre ragionando sulla varietà di colori, gli incarti in plastica delle cioccolate possono essere molto interessanti. Queste che vedete sono della Fincarré venduti dalla Lidl. Come potete notare, l'azienda produttrice ha deciso di distinguere un tipo di cioccolata dall'altra usando colori differenti. Quindi usa il verde per la tavoletta alle nocciole, l'azzurro per quella al latte, il rosso per la fondente e via dicendo. Se fate la spesa alla Lidl e vi piace la cioccolata di questa marca, potete raccogliere tanta bella plastica colorata. Se cercate dei colori in particolare, difficilmente puntare ad uno specifico prodotto merceologico vi porterà a un risultato, perché difficilmente un prodotto si lega fortemente ad un colore. È facile, ad esempio, che le confezioni di pasta all'uovo abbiano come dominante il colore giallo, ma poi, se guardiamo il packaging della pasta di diverse aziende, ciascuna fa un po' quello che vuole, e quindi troviamo colori differenti che non hanno nessun legame con il prodotto rappresentato. Perciò non è detto che le confezioni di caffè saranno o avranno colore marrone soltanto perché il caffè è marrone. Qualche azienda sceglierà il marrone, ma molte faranno altre scelte cromatiche. Suggerisco di mettere da parte anche la plastica di piccole dimensioni, e quindi incarti di gelati, di merendine singole, di snack dolci e perfino le bustine da tè. Naturalmente da queste si potranno ricavare solo piccole tessere. Vediamo brevemente quali sono le parti grafiche della plastica raccolta che ci possono interessare. Di sicuro le aree con colore uniforme o con leggere sfumature più o meno ampie che siano. Possono essere interessanti anche eventuali texture stampate come queste, che ricordano un tessuto. Perfino le venature del legno potrebbero essere sfruttate in un progetto.
In molte borsette il codice a barre è stato usato come motivo grafico o texture da alternare a un colore uniforme. Vari elementi geometrici presenti nelle grafiche del packaging potranno essere sfruttate per creare disegni interessanti sulle tessere. Basterà individuarli e comporli in modo originale. Infine, anche i testi si possono utilizzare per ottenere effetti gradevoli. Può quindi essere utile selezionare testi neri o colorati su sfondo bianco, testi bianchi su sfondo colorato, ma anche, se si trovano, testi colorati su sfondi altrettanto colorati. Raccogliere la plastica è il primo passo. Il secondo passo è organizzare il materiale raccolto in modo da poter lavorare bene e velocemente. Il mio consiglio è di raggruppare innanzitutto le plastiche identiche provenienti dallo stesso prodotto. La cosa più semplice da fare è mettere tutto dentro delle buste. Poi conviene fare un secondo raggruppamento per colore e quindi mettere assieme le plastiche con lo stesso colore dominante. Io ad esempio, per raggruppare le plastiche, uso le buste da spedizione perché sono abbastanza grandi. Questa che vedete raccoglie il materiale di colore bianco. La plastica metallizzata viene usata spesso per fare borse e borsette. La si può trovare anche riciclata, ma non in tutti i prodotti. Bisogna un po' saperla cercare. Vi do qualche suggerimento. La plastica metallizzata di colore argento è la più facile da trovare. Cercate nelle confezioni di cracker, biscotti, patatine e snack salati, prodotti surgelati, snack dolci, dolci vari, eccetera. Però non è detto che tutti i prodotti che vi ho elencato in assoluto usino la plastica argentata. Quindi ci sono cracker con plastica argentata e cracker con plastica normale. Stessa cosa per i biscotti, per i dolci e via dicendo. Usare o meno la plastica metallizzata per confezionare i prodotti è semplicemente una scelta aziendale. Fate attenzione, a noi interessa solo la plastica argentata e non la carta argentata. La differenza tra le due è che la carta si strappa facilmente, mentre la plastica no, è più resistente. È possibile trovare altri colori metallizzati oltre l'argento? Sì, ma è molto difficile. Comunque qualcosa c'è. A volte possono essere solo piccole parti all'interno di una grafica stampata. La fonte più grande di plastica metallizzata colorata che ho trovato sono gli incarti di cioccolatini. Purtroppo hanno lo svantaggio di essere di piccole dimensioni, ma comunque utilizzabili per alcuni progetti. Tutti gli incarti che avvolgono le uova di Pasqua sono fatti in plastica metallizzata. C'è sempre la parte interna di colore argento e poi l'esterno con motivi geometrici o temi grafici vari. Si tratta di fogli di grandi dimensioni e io vi consiglio di non buttarli, ma di tenerli e metterli da parte. Non vi preoccupate se in diversi punti la plastica è molto stropicciata. Come vedremo, sarà possibile sfruttare anche quella. Vi consiglio di raccogliere anche la plastica trasparente, forse adesso non vi sembrerà interessante o utile, ma tenete presente che si può colorare. La lampada che vedete è stata realizzata con plastica trasparente colorata di rosso. La plastica trasparente si può trovare anche in prodotti alimentari. Questa, ad esempio, proviene da una confezione di fette biscottate a vista di un discount. Poi ci sono gli incarti delle singole merendine. E questa è la plastica che avvolgeva una scatola di cioccolatini. La trovate inoltre in prodotti da forno come taralli e simili. Molta plastica trasparente si può recuperare anche da articoli che non hanno nulla a che fare con gli alimenti, come ad esempio queste buste da edicola che contengono pubblicazioni e raccolte varie, settimanali o mensili. Oltre alla plastica, per fare candy wrapper si può utilizzare anche la carta, che però va plastificata altrimenti si strappa facilmente. Gli oggetti che vedete sono stati tutti realizzati con carta di volantini plastificata. Alcuni volantini infatti sono caratterizzati da un colore di sfondo dominante. Questo aspetto è interessante perché si hanno piccole aree di colore uniforme da selezionare e sfruttare. La plastificazione si fa con del banale scotch per imballaggio, con rotoli grandi come questo. Come? Lo vedremo in un'altra lezione. Può andare bene anche la carta di riviste, cataloghi e giornali. Tenete sempre presente che la qualità della carta dei quotidiani è scadente. Con il tempo potrebbe ingiallire facilmente. È importante però che la carta non sia troppo spessa
visto che dovrà essere ricoperta dallo scotch e quindi aumenterà di spessore. Troverete facilmente in questo tipo di materiale zone di colore uniforme, texture, elementi geometrici e testo da sfruttare. Per chi non vuole aspettare o non ha la pazienza di raccogliere la plastica, c'è sempre la possibilità di acquistare il materiale necessario, anche se le scelte sono limitate. La plastica metallizzata viene venduta in rotoli o anche in fogli. C'è da dire però che non si trova tanto facilmente. In genere viene proposta nei supermercati e centri commerciali sotto le festività natalizie, perché di fatto si tratta di un prodotto pensato per incartare e impacchettare regali. Tutti i rotoli hanno sempre un lato di colore argento, l'altro può essere ancora argento oppure un colore completamente diverso. Purtroppo la varietà non è moltissima. Ci sono i classici 5 colori dati dall'argento: oro, rosso, blu e verde. Altri se ne possono trovare, ma con maggiore difficoltà, come il fucsia, il celeste, l'arancio, il viola. In alcuni casi i colori cambiano leggermente da azienda a azienda, e così è possibile avere due ori simili ma non uguali come questi, uno più pallido e uno più ricco di giallo. Stessa cosa per questi rossi, diversi tra loro anche se per poco. Spero si veda in video, uno è un rosso più aranciato. Fate attenzione, accertatevi di comprare plastica metallizzata e non carta metallizzata. Quest'ultima non è adatta per il candy wrapper. Come già detto, parlando della plastica metallizzata riciclata, la carta metallizzata non va bene perché si strappa facilmente. Purtroppo spesso nelle etichette questo aspetto non viene riportato in modo chiaro e si trovano indicazioni generiche come carta regalo senza specificare se si tratta di plastica o carta. Altro materiale adatto per il candy wrapper che si può trovare in commercio sono i rotoli di plastica per ricoprire i libri. Questi rotoli si trovano generalmente nelle cartolerie oppure nel reparto cartolerie di centri commerciali e supermercati. Il limite è rappresentato principalmente dai colori, sempre gli stessi: bianco, rosso, giallo, verde e blu. Non ne ho mai trovati diversi da questi. Ciascuna azienda produttrice sceglie il proprio colore, ma alla fine si tratta di variazioni cromatiche minime tra una marca e l'altra. Le plastiche si possono differenziare anche per il tipo di superficie, che può essere liscia oppure ruvida. Anche gli spessori possono cambiare. Io suggerisco di lasciar perdere quelli sottili perché si tratta di plastica troppo delicata che si rovina facilmente. Meglio scegliere spessori maggiori che sono più resistenti. Così come si possono plastificare volantini e giornali, è altrettanto possibile plastificare la carta regalo, acquistata o riciclata che sia. La carta regalo venduta in rotoli o fogli solitamente è di spessore sottile e quindi si presta alla plastificazione, da fare sempre con lo scotch come si è detto. In vendita si possono trovare rotoli con tinte unite oppure temi decorativi vari da scegliere tra i tanti che le varie aziende produttrici mettono a disposizione. Vi sto facendo vedere alcune carte regalo che ho acquistato nel tempo e che ho archiviato nel mio campionario delle carte. Mi rendo conto di avervi fatto vedere in questo video moltissima immondizia, però, è immondizia di qualità. Molte cose, come i volantini della Saturn, non si trovano più in giro semplicemente perché la Saturn, questa catena di negozi, non esiste più. Credo che sia stata sostituita dalla MediaWorld, almeno questo dice Wikipedia. Stessa cosa per alcune confezioni della linea Mulino Bianco che in negozio non si trovano più. Non perché non esista più la Mulino Bianco, ma perché l'azienda, la Barilla, ha cambiato ormai da tempo la grafica di tutti i suoi prodotti. E quindi quello che avete visto proviene direttamente dalla mia collezione privata e personale sul packaging. Se il candy wrapper vi incuriosisce e pensate che vi possa appassionare, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo da non perdervi le prossime lezioni. Altrimenti passate di qua ogni tanto e date uno sguardo alle playlist sul candy wrapper del canale.